Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa mattina purtroppo la testa è andata altrove stanotte e come al solito, non avendo dormito, mi sono adoperata per fare una ricetta molto impegnativa, perché se no io non mi diverto. E voi dovete sapere che questo mio cucinare, questo mio dilettarmi parte tutto dal fatto che mi rilassa molto e quindi di conseguenza i miei parenti qui, i miei figli, mio marito, mia madre sono tutti No, contenti di questa cosa, i miei amici perché poi relativamente. Mm, perché poi ovviamente loro mangiano, assaggiano, giudicano, fanno tipo Gordon Ramsay durante il pasto, è fantastica sta cosa. E quindi niente, praticamente allora facendo un sunto farò il croquembouche. Allora, il Tiè, croquembouche raccogli sti spicci. il croquembouche, smettila. Il croquembouche è un dolce molto difficile, è un dolce molto particolare e lo farò perché domani è il compleanno di un nostro caro parente e quindi automaticamente ho pensato di invece andare a comprare la torta per fargli la sorpresa, cioè gliela faccio io. Allora, per fare questo dolce, innanzitutto bisogna fare la pasta asciù e la pasta asciù è facile, tra virgolette. Vi dico gli ingredienti. Allora, qui abbiamo 90 grammi di farina, eccola qui, 3 uova intere, 180 grammi di acqua, temperatura ambiente, tiepida, fredda, tanto comunque la dovete mettere, anzi vi faccio E vedere. 180 grammi quanti sono in... 180 grammi, amore, sono. Cioè, hai presente 180 grammi, tu la bilancia, metti su 180 grammi. Hanno diviso Dimmi. il peso dei solidi e dei liquidi anche per questo, eh? Ah, sì, d'accordo, ma qui ce ne vogliono 180 180 grammi, non 180 ml, millilitri, ma 180 G, grammi. G, G. Andremo a mettere 90 grammi di ml di burro. burro. Madonna, Perché prima dovete Madonna, ragazzi, scioglierlo. diventa sempre più difficile. Li cosi, li devi dalla ricetta, Li smettila. devi io. Dai! Allora, No, dicevo, ripeto, 180 grammi sono mica di stranieri. acqua. No, è perché se la smetti, dopo non seguono il Va filo bene. logico, smettila. Oh. Allora, poi 90 grammi di burro, poi abbiamo una scorzettina di limone che io metterò successivamente, nel senso che la metto quando Quando lo dico io. no, quando bollirà l'acqua insieme al burro. Quindi abbiamo 3 grammi di sale, 1 grammo di zucchero. Quindi a parte il burro, questa è una, è una ricetta che volendo possono mangiare anche i diabetici vuoti. Poi certo se li riempiamo con la crema, però la crema può essere sempre fatta con il dolcificante, quindi con il fruttoso si può fare. Certo non viene una crema densa densa, Vabbè, gli compriamo qualcos'altro, ma diabetici. dai, smettila, quanto sei tonto. Allora, dicevo, adesso vado a metterlo sul fuoco e lo porto ad ebollizione. Mentre si sta sciogliendo, inserirò la buccina del limone. Va bene? Ci vediamo dopo. Nel frattempo che burro, acqua, sale, zucchero e scorzetta di limone stanno arrivando ad ebollizione, vi faccio vedere come si farà il caramello per preparare il croquembouche. Che praticamente serve per unire tutte... Sì, farà da collante questo caramello perché vi faccio vedere poi successivamente i passaggi. Vedete che io qui ho preparato anche un cono con la carta oleata, va bene, quella da forno diciamo, e dovrò poi cospargerlo di olio di semi con un pennello in maniera che così sarà più semplice poi staccare la struttura, perché questa poi andrà tolta da dentro. Vabbè, insomma, poche parole ve lo devo far vedere, è una ricetta lunghissima, sappiatelo,
Se non avete Mettetevi tempo comodi. e fantasia, non iniziatela proprio. Però è un successone, perché questa è una torta che farà veramente scalpore, vi posso assicurare. Allora, 400 grammi di zucchero, 100 grammi di acqua, il succo di un limone. Voilà. Questo ora lo mettiamo sul fuoco insieme al burro, l'acqua, il sale, lo zucchero e il limone. Ripeto, 400 grammi di zucchero, 100 di acqua e il succo di un limone. Lo mettiamo su e lo portiamo ad ebollizione in maniera che si forma il caramello. Va bene? Ci vediamo dopo. Ecco qui che il burro con l'acqua sono arrivate all'ebollizione, quindi io tolgo la scorzettina, scusate il passaggio, e d'un botto metto i 90 grammi di farina. Non vi preoccupate, devono fare i grumi, cioè deve essere proprio così, ok? Vedete? A un certo punto, quando farà la palla, potrò togliere dal fuoco e spegnere il fuoco, d'accordo? Poi si dovrà raffreddare un pochino, perché dovrò aggiungere le uova una alla volta. Ecco fatto. Spengo il fuoco, continuo a mescolare. Nel frattempo il caramello, scusate il fiatone, nel frattempo il caramello sta cuocendo, arriverà a ebollizione. Ora io questo lo metterò in una ciotola per farlo raffreddare e non appena raffredderà un pochino comincerò a inserire le uova, sempre mescolando rapidamente. Adesso tanto vi faccio vedere, però intanto era un'anteprima. A dopo. Nel frattempo che aspettiamo che il composto che abbiamo fatto prima, no? Quello di farina, burro, acqua, zucchero, sale e limone, carino, la canzoncina. tipo canzoncina, sta facendo il caramello. Questo deve bollire fino a che non vedete che prende un color caramello, ovviamente, perché sennò non si chiamerebbe caramello, no? Sì, quel marroncino caramella mousse, nocciola, biscotto, marroncino. Quindi io questo adesso ogni tanto lo mescolo, ma lo mando avanti, abbasso un pochino il fuoco, perché sennò mi si fa troppo in fretta, quindi fuoco medio più o meno. Ecco qua, fino a farlo diventare un bel biondo. Un attimo che prendo il poggiamestolo, perché insomma... Non credo che vorrebbe partecipare anche lui. No, Manfredo non può partecipare anche lui. Ecco qui, lo lasciamo qui, buonino buonino. E quindi adesso andrò a inserire le uova nell'impasto che ho poc'anzi preparato. Seguitemi. Allora, come vi ho detto prima, spero di riuscirci, una per volta, non è semplice quando poi già le hai aperte dentro la ciotolina, no? Vedete? L'ho mosso, è ancora caldo, molto caldo, però bisogna fare questo movimento velocissimo perché sennò cuocete l'uovo e addio. Diventa frittata. Esatto. Vedete che adesso è già duro di nuovo? Adesso mettete l'altro uovo. Speriamo che ne va. Bravissima! Oh, tavola consiglio oggi. Ho superato me stessa. C'ho il fiatone, però... Vabbè. Quando è ben incorporato, quando è ben incorporato anche l'altro uovo, ve ne accorgerete perché ecco, cambia proprio l'impasto, la consistenza. Mettete l'ultimo e fate lo stesso. Nel
frattempo un occhio allo zucchero, perché non sia mai che va a diventare troppo scuro. Voilà, pasta asciù pronta. Adesso lo andrò a mettere dentro al sac à poche. Ho preparato con questo tipo di bocchetta qui, che non deve essere rigata, va bene? Mi raccomando, tonda, semplice, di medie dimensioni. La metto sempre nel nostro bicchiere per facilitare il riempimento della stessa, così. Un occhio sempre al caramello. E vado a inserire la pasta asciù dentro al bicchiere, così. Ora vi faccio vedere la, scusate, io qui non ho tolto le ciotoline, ecco. Noi non abbiamo gli inservienti. No, non ce l'abbiamo gli inservienti, infatti. Come hanno in televisione. Ecco qui. E adesso facciamo dei bignè di 3 dimensioni. Ne facciamo piccini, così. Quando faranno il ciuffettino non vi preoccupate, perché poi dopo con le mani con appena imbevute d'acqua faremo in modo di togliere il ciuffetto. Quindi questi serviranno per la sommità del cono. Ok, facciamo 2 file di questa. Ops, questo è un pochino troppo, vabbè, succede, è il bello della diretta. Ok, due file di questa grandezza qui. Calcolate che più o meno raddoppiano del volume, quindi dovrebbero essere, ecco, a questa distanza, forse anche un pochino di più. Questo è un pochino più grande. Questa è a seconda del posto dove vengono messi i bignè. Esattamente. Sulla granita. Esattamente, perché quelli grandi sul cono. Sul cono. Perché quelli grandi andranno messi questo sotto da base, quelli medi in mezzo e quelli piccoli nella sommità. Di questi ne faccio 3 file perché sono sicura che mi serviranno, perché noi la struttura la facciamo piccina, perché tanto comunque siamo pochi a casa di questo amico, però scusate, di questo parente, però scusate, io intanto continuo a guardare lo zucchero. Allora, e questi belli grandi così, ovviamente dovrò prendere un'altra teglia, mi pare ovvio. Uno, perché ho tantissima pasta asciutta ancora, adesso andrò a riempire di nuovo, e 2, perché comunque anche di questi dovrò fare 2 file. Quindi ci vediamo dopo, quando ho riempito tutte e 2 le teglie. Ciao! Allora, eccolo qua, questo è il colore che deve assumere, anche leggermente più chiaro, se volete, però è questo qui, questa è la consistenza. Adesso io lo continuo a girare fino a che non va via la schiuma e poi lo lascio raffreddare, d'accordo? Vedete? Poi vi farò vedere a che cosa serve questa meraviglia. Ora abbiamo fatto andare leggermente di più. Sì, perché sviluppa un leggerissimo retrogusto amarognolo. Vi spiego. Il bignè
non ha una dolcezza particolare perché c'è solo 1 grammo di zucchero. La crema è dolce e se mettevamo anche il caramello era troppo dolce. Invece in questo modo c'è pochissimo retrogusto amarognolo che sta perfetto. Un buon abbinamento. È un buon abbinamento. Piace anche a Manfredo poi. Sì, infatti lo dice anche lui, sentite? Ci vediamo dopo. Allora, come vi avevo detto prima, questi ciuffettini sono antiestetici e comunque non vanno bene per questo tipo di dolce, ma neanche per il profiterol comunque, perché con questa dose di ricetta, insomma, vabbè, con questo tipo di ricetta della pasta choux potete farci anche il profiterol se volete. Questa è una cosa, ops, questo ce lo siamo dimenticati. Quindi bagnate il dito dentro all'acqua. Ah, quindi acqua e basta. Acqua e basta. E abbassate i ciuffetti, così. Semplicemente. Lo saprei fare pure io. Esatto, questo lo lascio qui, poverino, perché questo è venuto male. Non è venuto male. Questa è la fine della siringa, del sacco a poche. Quindi per non buttarlo ho fatto questa specie di aborti. Lasciamo perdere, mostriciattolo. Gli darò l'onore di essere mangiato da me. Ecco qui. Abbassiamo anche qui i ciuffettini. Sembra il giacchetto che c'era quando ero piccolo io, che usciva la talpa e dovevi andare a tagliare martellato a testa. Dai Andrea, te prego. Ok, fatto questo, in forno ventilato a 170 gradi per 12 minuti. Poi spegnete, socchiudete il forno, scusate, socchiudete il forno e lasciate che il vapore esca per una ventina di minuti. Richiudete il forno e lo mettete a 120 gradi forno statico per altri 10 minuti. Mi raccomando, ripeto. Allora, quindi ora li mettiamo una in prima forno. cottura a 170 gradi, forno ventilato per 12 minuti. 20 minuti di riposo a forno semiaperto, dopodiché una seconda cottura a 120 gradi in forno statico per 10 minuti. Mi raccomando, mettete il timer che è importante. Quindi questi rimangono comunque dentro al forno. Questi devono rimanere dentro al forno, d'accordo? Quindi io, d'accordo? Vado a metterli, mi raccomando, ci vediamo dopo. Occhio con la cottura, per carità, buttate tutto. Ciao. Eccoli, sono pronti. Che belli. Guardate che carini, sono proprio carini, sì, mi piacciono veramente, sono molto soddisfatta. Allora, belli asciutti, belli gonfi. E io non ne ho assaggiato ancora neanche uno, non devi. Allora, comincerò con quelli piccoli, piano piano buchiamo e mettiamo la cremina. Mi raccomando, ricordatevi dove l'avete messa, perché sennò non si fa. Volevo dare il mio parere. Cattivo bambino. Il tuo parere lo dai dopo, quando è finito il dolce, l'abbiamo portato a casa di quel nostro parente. Qua. Allora. Vabbè, credo che abbiate capito, no? Come si fa? Non è che adesso devo stare qui a farli tutti, no. Tutti. Faccio vedere magari quello un pochino più grande. Voilà, bucate sotto e fate uscire la crema come faccio io, vedete? No, bucate. Ah, Dio santo. Voilà. Ci vediamo dopo. Certo. Ciao. Ora viene la parte più difficile. Sono tutti quanti riempiti di crema, tutti quanti, meno questo. Questo è rimasto così, poverino. Devo dirvi che sono anche buoni così. Eh sì, beh, sono dei bignè. Questi, volendo, potete farci anche sopra, ci mettete un pochino di questo zucchero, eccolo qui. Ci mettete con questo cucchiaio, fate tipo una colatina appena, poi ci mettete 3-4 zuccherini e avete fatto i bignè,
cioè tranquillamente. Attento al cucchiaio. Il cucchiaio scende, 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 ma si ferma. Eccolo lì, perché è curvo nel manico. Chi è? Allora, adesso io metto quelli grandi. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Non vanno così, No, vanno così, perché sennò sarebbe troppo semplice. Arrampicati. Certo. Allora, io faccio questo, lo puccio dentro allo zucchero e lo metto in questo modo. Poi faccio la stessa cosa con questo. Ovviamente controllate dove sono più gonfi e lo mettiamo qui. Continuiamo in questo modo, cerchiamo di prenderli tutti della stessa grandezza, perché se no poi dopo lo facciamo sfalsato. Invece questo è bello vederlo abbastanza regolare, così. Messi di profilo. Messi di profilo, esattamente. Voilà. Tra uno e l'altro fate colare un pochino di zucchero. Questo deve fare proprio da collante. Così. Poi se fai fili, ancora meglio, perché poi alla fine vi farò vedere come decorarlo proprio con i fili. Sti francesi che si sono inventati. Beh, ne hanno inventate tante di cose e anche tantissimi dolci. I cornetti, che qualcuno dica il contrario, sono loro, Questo rumore che sentite è Manfredo. Che gioca con una pallina di carta argentata, ha 10.000 giochi, ma lui preferisce quella. Quindi noi quando se la perde, e poi dove la manda non si sa, spero non se la mangi, gliela rifacciamo e lui così si diverte tutto il giorno. Ovviamente tra un pochino questo zucchero si raffredderà, giusto, no? E si solidificherà. Allora voi lo rimettete a fuoco bassissimo, se no si brucia sul fuoco, e poi ricomincerete a fare questo lavorettino qui. Ecco perché vi dicevo, ci vuole tanta pazienza. Se zio non gradisce questa torta, andiamo a quel paese, Esattamente. Beh, penso proprio che poi vedrete alla fine come viene, insomma. Stai buono qui tu. Quello ricurvo. Ma è caduto con me. E adesso facciamo il secondo giro. Cominciamo i piani più alti. Ai piani più alti, sì. Ci vediamo tra un pochettino. Sì, perché non è che mo vi posso far vedere tutto quanto, Ci vediamo al terzo giro, via. A tra poco. A dopo. Ah, ci siamo quasi, Guardate dove siamo arrivati. Ci siamo quasi. Ragazzi, siamo quasi in cima. Ragazzi, un bel impegno, vi posso assicurare. Quindi, ripeto, se dovete fare colpo o comunque dovete fare un bel regalo, questa è la torta ideale. Che poi alla fine sarebbe una sorta di profiterol bianco, se vogliamo. Sì. Ecco. Poi la parte più simpatica viene tra un po'. Ho fatto bene i calcoli, li ho usati praticamente tutti. Sono molto contenta di questo. La parte migliore tra un po' perché ci saranno i fili di spaghetti. Esattamente. Io infatti sto aspettando che si fredda un pochino, perché l'ho già scaldato 2 volte, perché è ovvio che questo dopo un po' si fredda e diventa denso. Vedete che già è bello densino.
ho letto che questo dolce praticamente può essere anche alto 1 metro. Sì, ma questi sono quelle torte, diciamo, tra virgolette, quei dolci che sono Da fatti cerimonia, proprio diciamo. da cerimonia, esatto, perché comunque sono scenografici, eh. Ecco qui, lo usati tutti? È Grande. rimasto solo quello vuoto. È rimasto solo quello. Ecco qui. È bellissimo, sono soddisfattissima. E adesso facciamo di questo. C'è pure Manfredo che guarda, lo vedete lì giù? Così. Perché la dobbiamo riempire di fili di zucchero. Io nel frattempo mi sono seduta perché scusate, ultimamente non sto benissimo, quindi scusate se ogni tanto ho anche il fiatore, però purtroppo è così. Però come vedete la mia passione la curo comunque. No, troppo. Ok. No, non va ricoperta totalmente, vero? Non va ricoperta totalmente, va decorata con tutti questi fili di zucchero che poi più diventano fini, più cristallizzano e più sono belli da vedersi. Beh, io non so a voi, ma io A tavola con Silvia si emoziona quando sì, vede queste cose. mi emoziono, Ma mi guardate emoziono gli effetti. perché riuscire a fare queste cose non è semplice. Farle per farvele vedere è per me una gioia, ma non perché per farvi vedere guardate quanto sono brava, no, per farvi vedere che anche un dolce così difficile voi potete realizzarlo come ho fatto io, che non sono nessuno, sottolineo, e non ho neanche la presunzione di pensarlo. E ecco qua, cioè voi immaginate, no? Una festa di compleanno, una persona a voi cara, un caro amico, ecco, in questo caso un nostro zio, cioè che vede una cosa così, no? Una cosa così particolare, che non è la solita torta di panna messa lì così, fatta tanto che per carità è bellissima, è buonissima, è tutto quello che volete. Però qua c'è un lavoro enorme, c'è una soddisfazione nel vedere che comunque si riesce a fare una torta d'alta pasticceria, anche semplicemente impegnandosi e facendola a casa. Poi, per carità, noi non siamo una pasticceria, No, noi facciamo queste cose nella nostra cucina ma non e sul ho, nostro tavolo, ma non ho quindi proprio neanche la potrà, presunzione di saperlo. potrà sicuramente avere anche qualche difetto, non Ma sarà come quelle infatti, comprate in pasticceria, ma il bello è questo, però che non è noi perfetta. lo facciamo con passione, con amore, ci divertiamo. Non è perfetta, non ha la presunzione di esserlo e non vuole esserlo. Però è fatta da noi, Però è da fatta da... lei. Vabbè, Ehm, anche da te, perché tu assaggi, mi dici se la crema va bene, mi dici se sì, una diciamo il cosa mio è lavoro è ancora più buona. importante di quello... Certamente, amore, il tuo lavoro è il più importante Eh, di tutti, amore mio. metti che la crema era acida, la portavamo a Ma che zio e zio scherzi? la tirava appresso. Eh, che soggetto, ragazzi, guardate. Meno male che mi fa tanto ridere, Però in queste cose, da quando abbiamo cominciato a fare queste ricette, ho visto che la cosa più importante è la passione. Perché tante ricette, credetemi, sembrano difficilissime, alcune perché sono molto Vedete? lunghe. Adesso è talmente denso che non riesco manco a farlo scendere. Quindi io devo andare a riscaldare di nuovo perché devo fare altri fili. Perché poi voglio fare, guardate che belli, altri fili giù in fondo, proprio per fare in maniera che venga una torta decorata bene. No, io l'adoro, scusate, per me è una grandissima soddisfazione.
Poi ripeto, sono piccole cose perché nessuno qua è perfetto, nessuno vuole esserlo, ripeto. Però io sono tanto contenta. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Ciao! È pronta. Mega soddisfazione, contentissima Guardate che bella. di avervi fatto vedere come si fa. Ripeto, non è perfetta, non mi interessa, non doveva esserlo, però è mia, fatta da me, con le mie manine sante. Quindi Ci sono anche le mie papille gustative. assolutamente, attaccate bignè per bignè. No, però lui mi ha aiutato a bucare tutti i bignè per metterci la crema, questo è da dire, eh? Adesso c'è l'ultima parte, Che è quella, l'ultima parte, però ovviamente non ve la facciamo vedere, ma potete anche evitarvela, nel senso bisogna staccarla dal piatto, toglierla dal cono, perché questo poi deve rimanere, praticamente la torta deve rimanere senza niente dentro. Però io ci provo, poi vi dirò se mi è se è riuscito. Se mi è riuscito, ve la faccio vedere senza il cono, se no prendetela per buona, va bene così. Alla prossima ricetta. Ciao ragazzi, grazie di tutto, mettete mi piace, mi raccomando. Condividete pure. Ciao. Fate tutto quello che volete. Iscrivetevi al canale. Esatto. Ciao a tutti. Ciao.